Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Ragazzi, la lettura di oggi è un po' diversa dal solito, nel senso che andrò a vedere le relazioni, sia che siano coppie ufficiali, sia che non lo siano. Quindi se avete una persona, diciamo, in mente o se state frequentando una persona, questa è la lettura per voi. Per quello che riguarda invece le famiglie e i single, andrò a fare le letture a tre scelte. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche e romantiche per la prima metà di giugno. E abbiamo la carta della luna. Amici del Sagittario, potrebbe essere un periodo di nostalgia, potrebbe essere un periodo dove si fa una sorta di tuffo nel passato. Essendo la carta della luna e parlandoci appunto di nostalgia, ci potrebbe anche essere un non so che di tristezza, un po' di malinconia. Tenete presente che è anche una carta che parla di proiezioni. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi, poi, ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per approfondire le letture, trovate il link per le previsioni del primo semestre 2024 e per le previsioni dell'estate e anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Allora ragazzi, partiamo da un 7 di coppe. Sette di spade. Eremita, 6 di bastoni. Cinque di pentacoli. Amanti e giustizia. Allora ragazzi, parlerò della vostra energia e dell'energia dell'altra persona, però tenete presente che in questo tipo di letture le energie potreste sentirle invertite. Allora, io sinceramente ho la sensazione, ragazzi, che qui ho come l'idea che potrebbe esserci qualche questione legato al punto di vista di uno e dell'altro o dell'altra. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 7 di coppe. Sto guardando questo 5 di pentacoli che, come dire, mi lascia un po' lì. Allora, per il 7 di coppe abbiamo l'eremita, un 7 di bastoni e un 2 di bastoni. Allora, ci sono due eremiti. Qui ho la sensazione che adesso poi andiamo a vedere questo 7 di spade, però ho l'idea che qualcuno, uno dei due, abbia voglia di rimanere da solo, mentre l'altro abbia voglia di non rimanere più da solo. Potreste essere voi, cioè la volontà c'è di non rimanere da soli, ma con questa persona qualcuno potrebbe comunque sentirsi solo all'interno della relazione e ho un po' l'idea che vi non che sarete voi a isolarvi, però come se vi arrendeste ad un certo punto.
perché comunque il 7 di coppe, che è una carta di proiezioni esattamente come la luna, tra l'altro, è una carta di disillusione. Cioè ho come l'idea che qui l'energia sia meglio rimanere soli, tanto non cambia, tanto non troverò mai qualcuno con A, B e C caratteristiche. C'è un po' un'area di desolazione in questo gruppo di carte. Andiamo a vedere il 7. Abbiamo un fante di bastoni e un 6 di pentacoli. Allora, qui ci potrebbe essere, siccome abbiamo anche la giustizia qua e qui abbiamo un 6 di pentacoli che sono due carte che parlano di contratti, qui ragazzi tenete gli occhi aperti perché con un 7 di spade ci potrebbe essere nella prima metà di giugno qualche tipo di bugia, qualche tipo di mezza verità detta inerente o il vostro accordo o un accordo. È come se qualcuno vi dicesse che è single ma non lo è, vedendo queste carte. Andiamo a vedere l'eremità. Adesso poi cercherò anche di fare gli esempi in base a se siete fidanzati o comunque in una relazione da un po', oppure se proprio... per la lettura dei single, nello specifico, la pubblicherò più avanti, ok? Adesso andiamo a vedere se è una relazione recente oppure di vecchia data. Allora, per l'eremita abbiamo una regina di spade e un... e un 9 di pentacoli. Allora, ragazzi, qui ci potrebbe essere un discorso di dipendenza, potrebbe essere una dipendenza economica che uno dei due ha nei confronti dell'altro, potrebbe essere una dipendenza caratteriale, potrebbe essere una codipendenza affettiva. Ehm, Ho come l'idea che con questo eremita ci sia da fare un po' il punto della situazione e tagliare queste dipendenze. Se non è una dipendenza da, non lo so, sostanze piuttosto che persone, piuttosto che oggetti come il telefonino, ipotesi, potrebbe parlare di lavoro, cioè ho come l'idea che l'altra persona potrebbe tagliare con qualche tipo di lavoro dipendente e di conseguenza potreste anche essere voi, vi ho detto che le energie possono essere invertite. Ehm, i- Ho come la sensazione che questa, tra virgolette, bugia o mezza verità potrebbe essere proprio inerente a questo tipo di contratto. C'è qualcosa nel lavoro di questa persona o nella vita di questa persona che non viene detto in modo veritiero al 100% e potrebbe far riferimento a degli accordi appunto lavorativi o se fosse cioè ho come la sensazione che potrebbe avere qualche altra grana ancora in piedi, mettiamola così. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Sole è appeso. Allora, in queste carte sento parecchia staticità, nel senso che il 6 di bastone è una bella carta, arrivano come dei riconoscimenti, arrivano anche delle gratificazioni, per qualcuno non sono solo verbali, vi dirò che per qualcuno potrebbero anche essere economiche, potrebbero essere gratificazioni che arrivano dai figli, ma ho come l'idea che prenderete tutte queste gratificazioni e vi crogiolerete lì dentro, cioè nel senso che è un po' come, ok, vengo a galla, vengo riconosciuto, mi mostro al pubblico, faccio vedere chi sono e di quello godo, no? Che è un bellissimo momento, ma abbiamo anche un 5 di pentacoli. Mm. Cavaliere di bastoni, 6 di bastoni che avete già qui, 4 di bastoni e re di bastoni, tutti bastoni.
Io ho la sensazione che in questa situazione o in questa relazione manchi la passione, manchi. Io qui ho l'idea che il riconoscimento sia da parte di un gruppo di persone, sia da parte magari della famiglia, magari degli amici, però è come se alla fine, anche se per esempio vi presentano gli amici, vi presentano in famiglia o comunque la cosa viene ufficializzata, perché è un po' così che si potrebbe vedere, ehm, ho l'idea che qua manchi un obiettivo comune, manca, per qualcuno manca proprio passione, ve lo dico, passione, entusiasmo, ho come la sensazione che non ci sia effettivamente una vera e reale stabilità. E difatti anche qui sotto abbiamo la giustizia al contrario. Adesso andiamo a vedere la giustizia. Sette di... sette di coppe. Allora ragazzi, se per caso la persona che vi interessa vi sta proponendo qualche questione lavorativa o nel lavoro, in qualche proposta di lavoro, c'è qualcuno che si fa avanti anche con altri interessi, state all'occhio, perché qua c'è una disillusione. La luna è una carta di proiezioni, è una carta che dice che si vede solo la metà illuminata, la metà dietro non si vede, non si conosce. E anche col sette di spade c'è qualche cosa che voi non vedete, c'è qualche cosa che voi non sapete, o di questa persona o di questa situazione. E qui abbiamo la giustizia al contrario. Guardate, sia gli amanti che la giustizia al contrario sono carte che mi indicano una sorta di rottura o, nel caso non abbiate ancora firmato niente, potrebbe essere un avvertimento al non firmate niente con questa persona. Perché vedo che c'è come una proposta commerciale sotto, che potrebbe, la proposta commerciale potrebbe essere, ma sì, vabbè, adesso io non ho un lavoro, però se andiamo a vivere insieme, per adesso paghi tu la casa, poi quando io trovo il lavoro ti ridò i soldi dell'affitto indietro. Anche no, anche no, ragazzi. Andiamo a vedere gli amanti. Tenete presente che avendo un 5 di pentacoli nei primi 15 giorni di giugno ci potrebbe essere qualche spesa, non sono impreviste, perché siete voi che scegliete di fare quella spesa, non è la macchina che si rompe, però è come se ci fosse da investire del denaro che non vi aspettavate, ripeto, per una vostra scelta, ma per... Allora, mi parlano di polo, o comunque vedo dei cavalli, quindi potrebbe essere qualche questione legata ai cavalli, magari qualche corsa, qualche, non lo so, io non sono mai troppo per il gioco d'azzardo. Potrebbe essere qualche festa, qualche... sento tipo i battesimi o le comunioni, fortemente le comunioni. Quindi potrebbe essere che, insomma, abbiate qualche spesa imprevista. Allora, abbiamo un 6 di coppe e un 5 di bastoni per gli amanti, ancora una carta per la giustizia. Matto. Ecco, ecco. Allora, qua il consiglio è di non peccare di troppa ingenuità, perché avete due volte sette di coppe, avete la luna, è come se vedesse solo una faccia della medaglia. E considerato, scusate, che qui abbiamo un sette di spade, è facile che l'altra persona dica solo quello che vuole che voi sappiate. E c'è anche una questione, allora, siccome qui abbiamo 6 di coppe, la luna e gli amanti, qui ci potrebbe essere da parte di qualcuno un pensiero un po' troppo romantico, un po' troppo ingenuo per quello che riguarda l'amore e le unioni. Allora, con la giustizia vi dicono che questa relazione non è ancora del tutto in equilibrio. È come se ci fossero ancora delle disillusioni. Vi dico, ognuno dei due ha l'eremita. Quindi può anche essere che semplicemente abbiate avuto dei vissuti un po' pesanti e che non vi sentiate completamente, diciamo, in grado di sostenere una relazione come si deve da qui in avanti. Quindi per qualcuno ci potrebbe essere il bisogno di questo restyling di idee, anche un po' qui con l'idea che abbiamo dell'amore,
l'idea che abbiamo della relazione e via dicendo. Per altri il restyling lo sento qui, c'è bisogno di riaccendere la fiamma. Poi quello che potrebbe bloccare, ve l'ho detto qui, potrebbero essere delle questioni inerenti al lavoro, inerenti a una sorta di dipendenza o di carenza pratica, fisica e anche una carenza di energia, perché proprio qui lo vedo. Manca la stabilità, manca un equilibrio, manca l'azione, manca la capacità di gestione. È come se qualcuno... Sì, è la carta della dipendenza questa, quindi dipendenza affettiva normalmente. Però tenete presente che non avete né diavolo né torno, non avete carte impegnative, quindi è una cosa leggera, ok? Però è come se ci fosse da mettere prima dei paletti, da togliersi prima dei sospetti inerenti a questa persona, prima di fare qualsiasi altro passo. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per terminare la lettura. Ragazzi, siccome sono letture diverse dal solito, fatemi sapere se insomma se vi aiutano, se vi sono di ispirazione. Vi dico, se la relazione è fresca, non vi sbilanciate più di tanto, perché qui ci sono cose nascoste. Se la relazione è in piedi da un po' di tempo, sento come se ci fosse un momento di stasi, dove da un lato si raggiungono certi risultati, ma dall'altro si appiana un po' tutto quello che è la passione, la voglia di scoprire l'altro e via dicendo. Ok, carta numero 33, parla di serenità. Sono calma, in pace e serena. E anche qui abbiamo la luna, ragazzi. Ok, quindi è un po' come chiedere aiuto, se vogliamo, anche alla luna. Tenete presente che voi siete un segno di fuoco e la luna è collegata all'acqua, come se ci fosse da calmare tutto questo fuoco. Mm? Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di sostenere il canale, potete iscrivervi, condividere o lasciare una donazione, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete prenotare una sessione privata oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!